Dopo, siccome che era stata l'offensiva, che lì la divisione corazzata, la mia, la Littorio era stata distrutta, capisci? Ho ciapato, sono andato avanti e avevo l'autista in fianco. E dice, dove andiamo? Mi dicono, dove andiamo? Lì è tutto deserto, dove vai? E siamo andati avanti per andare a cosa, a Alamein, capisci? A un certo momento vediamo un magazzino di roba in fianco a destra sulla strada e siamo andati dentro a vedere. Erano scarpe, vestiti e c'era del tè. Ma noi al tè non abbiamo mai saputo cosa era il tè. Quei tempi là si sapeva? Si sapeva? Così. Non si sapeva niente. Insomma, abbiamo provato delle scarpe, ma la era 50, 60, dico, boh. E dopo siamo tornati indietro e lì ci hanno raggrumato, sì. E dopo ci hanno mandato, sempre col carro armato, giù al fondo del deserto, al Qatar. Lei a 63 metri sotto il suolo del mare e lì viene su le sabbie mobili e ne ha messo a difesa di un battaglione di cannoni tedeschi, il 149. Ma i carri armati che noi si aveva, di giorno come si faceva? Non potevi neanche mettere a mano che ti bruciavi. Allora si scavava sotto le dune là e si metteva il carro armato un po' all'ombra, perché per poter. Siamo stati lì un po' di tempo. Ma nel frattempo che siamo stati là, mancava acqua. E allora ci mandavano su a Derna, là tra Derna e cosa. Ma dove la mettevi l'acqua? Allora camminando col camion si vedeva dei cosi, dei bidoni buttati là e se li caricava sul camion. A Derna, tra Derna e Bergasi, c'era una cosa che filtravano l'acqua del mare. Sì, si doveva bere quella, non c'era altro. Ma su questi bidoni non potevi star lì a risciacquarli. Erano benzina, era olio, era che dentro e dopo giù e si beveva, capito? Dopo è successa altra cosa, perché anche queste robe qua per noi, io ci pensavo di avere uno Stato, un esercito molto come ci facevano credere.
molto potente. Invece capisco la questione che mancava gasolio. Sì, anche quella, dopo l'era le mitragliatrici, quelle robe lì. In sostanza, quando siamo andati a prendere l'acqua, che si andava 2 o 3 giorni, 2 o 3 volte a settimana, era possibile. Da mangiare ti portavano sempre quando che era calma, di notte verso scuro lì, passavano con la camionetta e ti portavano scatoletta e galletta, scatoletta e galletta, scatoletta e galletta. Guarda, che mi è venuta una dissenteria da matti. E cosa è successo? Mi hanno portato all'ospedale, mi hanno tenuto là, mi hanno fatto delle cure e dopo non mi hanno mandato in libertà al fronte un'altra volta. Invece c'era tanta gente, quello che ho visto io, che venivano lì, stavano là un po' di giorni e dopo tornava a casa, o perché si tagliava i denti con la moto Alce. La moto Gussi, l'Alce Gussi, che ha le maniglie per il freno e la cosa, ma con delle grandi. E se tu vai dentro vicino a un camion di corsa e così, ti taglia i diti. Sì, ma era tutte robe che quelli che ho visto proprio sono. In sostanza, vi racconto anche questa. Una volta da un fronte all'altro c'era uno spazio, no? Di notte andavano a mettere le mine, quelli di assalto là facevano e si comunicavano con quelle macchinette là, si comunicavano a parte l'altra. A un certo momento cosa è successo? Che le macchinette non aveva più, non si capisce più niente. E avevano buttato giù da 5-6 mila metri delle foglie di stagnola inglesi e venivano giù e con quelle non capivi più niente, non potevi più capire niente. Allora ci mandavano con l'Alce, con la moto Alce, a portare gli ordini al fronte, ma sui campi minati. E tanti è saltati per l'aria. Anche mi sono andato 2 volte, mi ha toccato andare 2 volte. E dopo voleva mandarmi ancora che ho detto che non mi sento andare. E basta. Alla fine capisco che ha smesso, però mi toccava solche col camion andare a prendere l'acqua. E cosa è successo? Che i Spitfire inglesi, siccome che metteva i bidoni del gasolio uniti in fila, capisci? Per darli ai camion, ai carri armati, gli Spitfire le forava. Allora cosa è successo? Che il segadito gli ha fatto dei buchi
e ha messo i bidoni sui buchi perché gli apparecchi noi potessi forarli. Ma sa cosa è successo? Che è venuto il Ghibli. E il Ghibli ha fatto una montagna e i bidoni dove sono? Essere più buoni a trovare i bidoni.